Sono in tanti a chiedersi se ChatGPT tornerà operativa in Italia a partire dal 1° maggio. Il garante della privacy italiano infatti ha dato come ultima scadenza a OpenAI, l'azienda che gestisce ChatGPT, il 30 aprile per mettersi in regola con quelle che sono le prescrizioni che riguardano il trattamento dei dati. Perché lo ricordiamo, il garante della privacy non ha bloccato il servizio ma ha limitato il trattamento dei dati di ChatGPT e quindi di fatto ha costretto l'azienda a fermarsi. Il garante della privacy ha dato 5 prescrizioni principali che analizzeremo in questo video perché ci fanno capire anche come potrebbe cambiare proprio il servizio di ChatGPT sì in Italia ma probabilmente anche in Europa, se è vero che il Comitato per il trattamento dei dati europeo, l'EDPB, si è allineato al garante della privacy italiano, o meglio è andato a rimorchio e ha istituito una task force per analizzare il trattamento dei dati da parte di progetti che utilizzano l'intelligenza artificiale come proprio ChatGPT. Prima di andare a vedere queste prescrizioni, mettete mi piace a questo video e iscrivetevi al canale se siete interessati a temi e notizie sull'intelligenza artificiale. Il garante della privacy per prima cosa ha imposto a ChatGPT di istituire una informativa chiara per il trattamento dei dati personali dell'utente. Quindi l'azienda dovrà chiarire in modo esplicito quali dati raccoglie durante le conversazioni, quali dati archivia e per cosa li utilizza. Ricordiamo infatti che nelle chat potrebbero esserci molti dati sensibili. Pensate per esempio cosa succede se un cittadino andasse a chiedere alla chat dei consigli medici, per esempio, o di scrivere banalmente una lettera d'amore. Questo potrebbe permettere a ChatGPT di raccogliere dati estremamente delicati che riguardano gli utenti ed è importante chiarire se questi dati vengano poi trasferiti magari a servizi terzi. La seconda prescrizione del garante della privacy riguarda la base giuridica, quindi il motivo per il quale ChatGPT raccoglie quei dati. Il garante ha detto che non ci si può affidare all'applicazione di un fantomatico contratto. Invece bisognerà spiegare perché si vanno a raccogliere quei dati e in che modo servono a far funzionare il sistema di addestramento delle intelligenze artificiali. E questo è legato al terzo punto, alla terza prescrizione importante. Infatti il garante della privacy ha chiesto a ChatGPT di garantire la possibilità degli utenti interessati da parte del trattamento dei dati di correggere quei dati in caso di inesattezze. Pensate a tutte quelle volte, per esempio, che ChatGPT ci restituisce delle indicazioni false rispetto a una persona. Magari quella persona si sente lesa da quella ricostruzione e chiede che vi sia una correzione. Ora, voi capite che questa è una prescrizione davvero difficile da attuare, poiché l'addestramento delle intelligenze artificiali, come ho spiegato bene in quest'altro video qui, si basa su un concetto di probabilità. Quindi la chat ci restituisce, in base al prompt che noi forniamo, una risposta basata su parole che probabilmente sono legate a quelle che abbiamo dato noi nell'indicazione e questo fa sì che i risultati non siano sempre fattuali. Non si tratta di un database, quindi sarà molto difficile per ChatGPT mettersi in regola su questo punto. Il quarto aspetto riguarda il trattamento dei dati dei minori. Infatti l'azienda non ha mai spiegato come fa e se lo fa a distinguere quali sono utenti maggiorenni e anche utenti, nel caso specifico del garante della privacy italiano, che hanno meno di 13 anni. Pensate poi che effetto potrebbero avere delle informazioni falsate su questo tipo di utenti e quindi questa è un'altra prescrizione con la quale mettersi in regola. Ce n'è poi un'ultima che ha una scadenza un po' più lontana, non 30 aprile ma 15 maggio e riguarda l'obbligo da parte di ChatGPT di indire una campagna di promozione per diffondere la conoscenza dei sistemi di addestramento dell'intelligenza artificiale attraverso i maggiori media. Quindi il garante della privacy fa l'esempio proprio non solo del web ma anche di TV, radio, giornali e così via.
Sapremo quindi se ChatGPT si riattiverà in Italia a partire dal 1° maggio molto presto. L'importante sarà proprio rispettare quelle prescrizioni che abbiamo appena descritto. Se avete altre domande, fatemele nei commenti, fatemi sapere anche cosa ne pensate rispetto a questo provvedimento del Garante. Per tutto il resto ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi se l'avete trovato interessante. Ciao a tutti!